Ricorda la struttura dei templi Maya? In questo video vi porteremo alla scoperta di un luogo misterioso, una meraviglia architettonica della civiltà nuragica di 3000 anni fa. Cercheremo di capire chi era il popolo nuragico e a cosa servivano i nuraghi costruiti in tutta l'isola. Parteciperò ad antiche tradizioni, ma soprattutto cercherò di capire l'importanza della pietra per il popolo sardo. Dopo aver scoperto le magnifiche coste della Sardegna e i suoi bellissimi mari negli episodi precedenti, oggi voglio scoprire la storia di quest'isola. Per questo motivo mi trovo in uno dei siti archeologici più famosi della Sardegna centro-occidentale. Si trova vicino al paese di Pauli Latino e qui c'è il Tempio Apposto di Santa Cristina, che è la massima espressione architettonica dell'età nuragica di 3000 anni fa. È il pozzo sacro più suggestivo, rappresentativo e meglio conservato di tutta l'isola e si intrecciano tra loro leggende, storie e verità. Chi era la civiltà nuragica? Deve il suo nome ai nuraghi, imponenti costruzioni megalitiche di cui parleremo tra poco nel video. La civiltà nuragica nacque e si sviluppò in tutta la Sardegna nel corso della media e tarda età del bronzo e nell'età del ferro, 1700-700 a.C. Come potete vedere ricorda la struttura dei templi Maya, sembra costruito oggi ma in realtà ha più di 3000 anni. Cioè è costruito in maniera pazzesca, incredibile veramente. Sembra che abbia 3000 anni. È assurdo, ha una geometria veramente perfetta. Il sole illumina completamente il fondo del pozzo e nel solstizio di primavera-autunno si vede l'ombra sull'acqua del pozzo e il riflesso dell'ombra all'ingiù sulla parete. Ed è come se l'ombra fosse scesa da queste scale al contrario. La sua forma dall'alto, come vedrete, ricorda non solo il buco di una serratura, ma a ben guardare sembra l'organo genitale femminile, la vulva. Quindi l'entrare all'interno è l'entrare all'interno dell'utero di una donna. E infatti la civiltà protosarda, quindi la civiltà nuragica, praticava il culto dell'acqua. Soprattutto in questo caso un'acqua sorgiva. Si dice che ogni 18 anni la luna ha la possibilità di specchiarsi attraverso il foro nell'acqua del pozzo e quindi diversi pellegrini venivano apposta a prevenire questo fenomeno rarissimo e quindi adorare la dea acqua. E qui il livello dell'acqua è sempre costante a 50 cm grazie a un canale di scolo che hanno fatto durante i primi scavi. Questa è invece l'antica capanna delle riunioni, di forma circolare dove c'era anche il posto per sedere. Mentre qui si trovano gli antichi resti delle botteghe e qui a fianco gli antichi recinti degli animali. Ora visiteremo il nuragh di Santa Cristina, che è molto più antico rispetto al pozzo sacro e risale al XV secolo a.C. Ha una forma circolare, alto 6 metri e largo 13. E le camere al suo interno sono tutte originali. Qui ci sono le scale che conducono al piano di sopra e qui c'è tutta la camera principale. Qui c'è tipo una stanzina e anche da questa parte. 2 stanzine a lato della stanza principale. E tutte queste pietre attorno al nuraghe sono i resti dell'antico villaggio nuragico. Ora mi trovo nella capanna allungata, ha una forma strana che ricorda anche le tombe dei giganti. Una cosa certa è che risale al periodo romano, quindi meno antica rispetto al periodo nuragico, e non si sa con precisione cosa facessero qui dentro. Si può usare molto l'immaginazione, magari potevano stivare qualcosa, cibo, anche la forma ricorda tipo un magazzino. Questo è invece tutto il villaggio cristiano, costruito ovviamente in seguito, a seguire la religiosità di questo luogo. Mentre questa è la chiesa di Santa Cristina e tutti questi spazi si ripopolano nella festa di Santa Cristina, appunto, che avviene la seconda domenica del mese di maggio. Oggi siamo al nuraghe Orgono, si trova vicino al paese di Ghilarza. Esattamente da chi si volevano proteggere i sardi. Certo non da vicini stranieri benevoli. Quel che oggi è rimasto di quell'età del bronzo possiamo ammirarlo con questi nuraghi. Ma partiamo con ordine. Che cos'è un nuraghe? Il termine è di origine prelatina e il significato è ammasso di rocce. Si presentano in 2 strutture differenti, una a corridoio e l'altro a tholos. Il nuraghe a tholos è quello tipico che tutti noi abbiamo in mente ed è un torrione tronco conico originariamente munito di un terrazzo soprastante con scale laterali e caratterizzato da una costruzione a secco, cioè senza leganti di alcun tipo. La costruzione a tholos segue una conformazione cosiddetta ciclopica per dire che è costruita con grandi pietre di basalto, ciascuna di esse pesanti svariate centinaia di chili e di dimensioni sempre minori. Ma a cosa servono i nuraghi? Erano delle torri di osservazione, delle fortezze
dei magazzini per il cibo, dei simboli di potere, o tutti questi elementi assieme, perché non essendoci delle fonti scritte non si può dire con certezza quale fosse la funzione principale. Fatto sta che sul territorio sardo di nuraghi se ne contano oggi circa 7000, disseminati un po' ovunque. Sembra di entrare in una grotta e qui siamo sul tetto, c'è un'altra camera esterna, bella grande anche questa, e qui c'è tutta la vista sulla collina. E c'è anche una differenza di temperatura. In questo stanzone grande si sta molto bene perché è più fresco e appena si inizia a salire le scale si sente già che la temperatura cambia. Eccola qui, e l'aria è più calda. Nuovo ingresso, vediamo dove porta. Ah no, non porta da nessuna parte. È un'altra stanza chiusa, verso un nuraghe sperduto. Stiamo aggirando il nuraghe per trovare l'ingresso. Che rocce! Da fuori sembra piccolo, ma in realtà è molto grande e spazioso. Siamo sul tetto del nuraghe e questa è anche la mia prima volta che sono sopra un nuraghe. E la tua? Qui dove siamo? Nella zona del Mandolzai, E adesso vedremo. il complesso megalittico di Ghiru e Concas. Ed è famosa per la presenza consistente di menhir, che sono delle rocce conficcate nel terreno e risalgono al periodo del Neolitico. Eh sì, un bel alberello di sughero. Maestoso. Sì, maestoso, un bell'albero. Come potete sentire, ci sono delle pecore in lontananza, ma anche degli asini, no? I menhir sono collocati in 3 punti distinti, tanti ancora sono sotto il terreno, mentre altri sono stati ricollocati in posizione verticale, come quella originale. Eccone uno. Ma di preciso, cosa sono questi menhir? Beh, i menhir, dagli studi fatti negli anni, sembra che abbiano diverse funzioni, che abbiano avuto funzioni di monumento funerario, per i simboli anche che venivano incisi sopra. Potevano essere anche un simbolo di idoli, di divinità pagane, quindi adorati. E ancora per la loro forma e le incisioni che sono state trovate sopra, erano anche un incoraggiamento verso la fertilità delle donne. Una forma fallica allungata e quindi un invito alla Prosperità prosperità e fertilità del popolo, del tempo. È vero. Infatti in questo menhir sembra che ci sia un seno. Questi luoghi sono conosciuti ovviamente soprattutto dalle persone del posto e non tanto dal turismo di massa. Infatti oggi siamo completamente da soli. Può essere un bene o anche un male, ma per me che scopro questi posti sicuramente è un bene vederli nella loro integrità e senza persone. E chissà quanti anni possono avere questi alberi. Non tanto il labirinto del fauno, il labirinto dei sardi. Adoro questi posti in mezzo alla natura e semi sconosciuti. Ogni sentiero è un'avventura qui in Sardegna. In questa posizione dovrebbe esserci il nuraghe, però non lo stiamo vedendo. Ah, che ho le spine. Devo dire che il paesaggio è un po' tetro. Abbiamo trovato l'ingresso, però è a metà sepolto. Ma forse è completamente chiuso, bloccato dalle rocce. Qui ci sono altri menhir e sono la versione più piccola del famosissimo Stone Age. Eh sì, questo posto è veramente il suo perché. In autunno, secondo me, è grandioso. Intanto avete sentito lo sparo in lontananza. È grandioso perché ci sarà comunque anche un po' di foliage e renderà tutto quanto molto suggestivo. Mi viene in mente passare l'Halloween qui. Sì, insomma, non so se lo farei. Mi stavo ammazzando veramente. È tutto asciutto? Pieno di abbanuti, ma quella grossa non si vede. Va, non è piccolo. Ce n'era una così, basta. E una di fianco più piccola. Poi vedi lì come passa. Lì si potevano prendere anche con la fiocina. Sono rimasto anche cigliato. E questa è una bella pozzanghera che dura tutta l'estate. A strano che non si vedono quelle grosse. Lo usavano come arma perché non avevano nessuna difesa. Sanno, cani randaggi, si difendono il greggio, non si fanno avvicinare, Bellino. Addirittura qua viene fuori una piccola scultura. Questo è il bastone. Sì. Che si usa per i cani. Hai capito? Questo è il naso. Un martello. No, questo è il naso. Faccio un ometto, va. Qui gli occhi, va. Deve risaltare la figura del nasone.
con poca fantasia lo metti e già in carica, vedi? Se poi basta un pennarello, qua ci fai due puntini neri e diventa perfetto. L'ho tolto perché ho detto almeno vede come si fa a fare lo scacciacani. Prova a vedere se riesci a usarlo. È massiccio, Bellino, No, ma è massiccio. Vedere, essere partecipi di queste cose nella natura, fantastico. Tanti secoli esiste questa strada qua. Passano i romani per andare a Oristano. Partivano da Tonara e passavano qua, quel carro. E al diametro devi togliere il asciuga. Perché anche, si può togliere anche qua, però è fuori misura. Devi fare 1,20 per dire, è 60 o 65 di circonferenza. Ma c'hanno un sapore che è dolcissimo. Si prende così? Sì. Questi sono più belli perché stanno bianco scaro. Questi sono i fichi d'India blu. Blu, violetti diciamo. Viola, sì. Sentiamo la differenza tra gli altri. Sì, beh, questo è un gusto particolare, Più gustoso. sì. Antiossidanti. Sì. Antiossidanti. Tecniche antiche. Bastone legato in questo modo, così si raddrizza. Che sia basalto, granito, arenaria, trachite o tufo. L'associazione mentale tra la Sardegna e la pietra è seconda solo a quella tra la Sardegna e il mare e comincia ancora quando non si è posato il piede sull'isola, dato che sono principalmente in pietra i segni più evidenti di una storia antichissima che non ne ha lasciati visibili molti altri. Per i sardi, la pietra è il principale luogo simbolico della memoria. Questa elezione della pietra portatrice di memoria è tanto radicata che in Campidano, per favorire il ricordo di qualcosa di importante, si usava mettere un piccolo sasso in una tasca. La Sardegna, dove ogni spazio apparentemente conquistato nasconde un oltre che non si fa mai cogliere immediatamente, conservando la misteriosa verginità delle cose solo sfiorate.